chiama Almarib HR30 ed è un gommone davvero fuori dall'ordinario. E ancora una volta ci troviamo nell'incantevole scenario del Golfo di Mondello per provarla insieme. Come potete osservare, oggi lo stato del mare è poco mosso, quasi calmo, pur essendo in dicembre. Oggi è una giornata che direi quasi estiva, perché ci sono 20 gradi e si sta davvero bene. Noi stiamo navigando al minimo, siamo a 600 giri, facciamo 3 nodi e come potete osservare il nostro gommone già si comporta davvero bene, perché la sua stabilità in acqua è palese. Ma bando agli indugi, acceleriamo ed entriamo in planata. E il nostro HR30 esce dall'acqua, lo avete visto, praticamente istantaneamente. Stacca la scia già a 11 nodi e mezzo, si distende sull'acqua ed accelera spontaneamente fino a 16-17 nodi circa. Non ho toccato il trim, non abbiamo in funzione l'active trim, per cui possiamo osservare come questa barca sia già correttamente bilanciata. A spingerci oggi una coppia di Mercury Verado da 300 cavalli l'uno, per cui una potenza assolutamente corretta per un'imbarcazione di questo tipo, che in ordine di marcia ha un peso che si aggira fra le 3 e le 3 tonnellate e mezzo. Acceleriamo leggermente, portiamoci a 20 nodi, una delle velocità di crociera più tradizionali, velocità che raggiungiamo quando i nostri motori girano a 3000 giri con un consumo complessivo pari a 46 litri ora, che in altri termini vuol dire che con un litro di carburante percorriamo 0,34 miglia nautiche. Un numero che dovete tenere a mente, è l'indicatore più importante, quello che ci dà il parametro esatto di quanto sia il consumo effettivo di un'imbarcazione. Acceleriamo ancora un pochettino, 25 nodi, altra velocità di crociera interessante e un consumo complessivo di 61 litri ora, il che vuol dire che di nuovo il nostro consumo in miglia per litro è pari a 0,37. 30 nodi, 4150 giri e poco meno di 80 litri ora il nostro consumo complessivo, che di nuovo in altri termini vuol dire che con un litro di carburante facciamo 0,4 miglia nautiche. 40 nodi, ebbene sì, con Almarib HR30 questa è una delle possibili velocità di crociera. Quando dobbiamo raggiungere velocemente un posto possiamo utilizzarla. Ebbene, a questa velocità i nostri motori girano a circa 5000 giri al minuto con un consumo complessivo di 105 litri ora, ma parametro sorprendente, il nostro consumo in miglia per litro è pari a 0,33. Quindi, come potete osservare, nonostante io aumenti la mia velocità, il consumo reale di questa imbarcazione rimane pressoché invariato. Davvero non male. È arrivato il momento di saggiare le doti di carena di questo gommone, per cui da 30 nodi senza rallentare, tutta dritta. E il nostro Almarib HR30 si inclina, ma fin da subito ci trasmette sensazioni positive. Questa carena è letteralmente incollata all'acqua. Posso anche accelerare
come vedete il gommone non tende ad allargare o a stringere, davvero non male come prima impressione. Controviriamo a sinistra. E anche a sinistra le sensazioni sono le medesime, è come navigare su un cerchio immaginario e accelerando l'unica cosa che aumenta è la forza centrifuga. Abbiamo sviluppato delle onde alte circa 1 metro con il nostro cerchio molto stretto, per cui ora andrò ad incrociarle accelerando e vediamo cosa succede. E non succede nulla, perché questa carena prende le onde, le allarga in modo molto morbido, davvero una carena molto marina. Ora inserisco il nostro gommone in una virata larga ma molto veloce, intorno ai 40 nodi circa. Questo tipo di test è molto importante perché le virate larghe e veloci sono il punto dolente di molte imbarcazioni, ma come potete osservare non di questa, perché la nostra stabilità di rotta è assolutamente perfetta. E controviro ancora, non perché sia necessario per la prova, ma perché questa imbarcazione è davvero divertente. Guardate che evoluzioni, sembra di essere su una moto ad acqua. Ora mi rimetto sul dritto, ho il mare alle spalle, per cui giù tutto, 30 nodi, 40 nodi, 45 nodi. La barca vola sulle onde più alte ma non ha davvero nessun problema. 52.9 nodi è la velocità massima di questo Almarib HR30, che è davvero notevole. Ma è arrivato il momento di effettuare il consueto test di accelerazione, per cui rallento, mi fermo, manetta in folle, marcia avanti e giù tutto. 10 nodi, 20 nodi, 30 nodi, 40 nodi, 45, 50 e di nuovo provo la velocità massima, che per Almarib HR30 si attesta a 53.1 nodo. Davvero non male per un'imbarcazione di questa dimensione, e anche a tutto gas, a più di 100 km all'ora sull'acqua, a 53 nodi. Come potete osservare, il livello di comfort e la sicurezza sono davvero massimi. Ma ahimè, anche se non vorremmo, è arrivato il momento anche per noi di rientrare in porto, e davvero non vorremmo farlo, perché a bordo di questo Almarib HR30 ci si diverte davvero moltissimo. Ci vediamo quindi fra poco per la descrizione di questa splendida imbarcazione. A fra poco! Ed è proprio il design della prua che contraddistingue non solo la HR30 ma tutte le imbarcazioni di questo cantiere, perché come potete osservare qui la prua parte già larga e raggiunge subito il vaglio massimo dell'imbarcazione ben prima del centro. Questo consente di avere molto più spazio a disposizione. Infatti, come potete osservare, io sono alto 1,74 m e qui c'è
davvero moltissimo spazio a disposizione. Ma oltre agli spazi, quello che ci corre l'obbligo di notare è assolutamente il livello di finiture che questo cantiere è in grado di esprimere. La posa del tech prima di tutto, ma anche l'utilizzo di materiali pregiati che, meglio di ogni altra spiegazione, definiscono l'altissimo livello che questo cantiere è in grado di raggiungere. Il cockpit di HR30 è posto centralmente rispetto all'imbarcazione e tutto intorno è possibile camminare per raggiungere la prua che abbiamo appena visto e la poppa. È composto da questa postazione di guida che è decisamente oversize, è larga a sufficienza, possiamo incastrarci perfettamente nel posto di guida, dove troviamo 2 poltrone fronte marcia. All'interno del cockpit è stato inoltre ricavato questo vano spogliatoio che, oltre ad accogliere il WC, ci dà la possibilità di ripararci durante le nostre giornate di mare, di cambiarci anche stando in piedi. Il mobile che contiene le 2 poltrone fronte marcia è studiato davvero molto bene. Nella sua parte superiore troviamo spazio per inserire una piastra di induzione ed un lavello. La sua parte inferiore, a scelta dell'armatore, può essere dotata o di un tavolo ad anta estraibile oppure ovviamente di un frigo e di altro spazio di stivaggio. Proseguendo verso poppa troviamo questo grande divano lineare che può accogliere 3 o 4 persone e poi questo prendisole che è davvero enorme. Al suo interno, quando abbiamo la versione fuoribordo dell'imbarcazione, possiamo ovviamente disporre di uno spazio di stivaggio pressoché illimitato. La plancetta di poppa, che è suddivisa in 2 aree, regala davvero tanto spazio per le attività balneari, ovvero per la discesa e per la risalita dall'acqua. Se siete quindi alla ricerca di un gommone che in soli 9 metri possa regalarvi gli spazi di un 10 e che sia dotato di una carena e di prestazioni fuori dall'ordinario, Almarib HR30 è il gommone che fa per voi. E con questo da The International Yachting Media è tutto, ci vediamo alla prossima Boat Review.